Ciao amici gatti e amiche gatte, in questo video vi farò vedere gli splendidi miciotti dell'allevamento Wonder Wild della provincia di Bologna che ho incontrato all'Expo Felina di Padova che si è svolta a ottobre di quest'anno, del 2022. La protagonista è Gaia, una delle Maine Coon dell'allevamento, una bellissima miccia tartarugata di circa un anno e vedrete anche le immagini direttamente dall'allevamento di tanti splendidi miciotti e micetti che giocano e si fanno coccolare. Vi lascio l'intervista e ciao amici gatti e amiche gatte. Ciao amici gatti e amiche gatte, siamo qui con l'allevamento Wonder Wild. Siamo un allevamento amatoriale di gatti Maine Coon, siamo in provincia di Bologna. Il Maine Coon è una razza di origine americana. La leggenda racconta che si chiama Maine Coon perché comunque lo associavano per una questione estetica al procione, cioè al raccoon, e quindi gli hanno dato questo nome qua per questo motivo qua. Come dice il nome, è una razza che ha origine nel Maine, negli Stati Uniti, ed è stata importata qua in Europa appunto sempre tramite con i primi conquistadores. Con i primi conquistadores hanno visto questo gatto, gli è piaciuto, aveva il compito all'inizio nelle navi di tenere lontani i topi appunto dalle navi, dalle stive, e poi per la sua bellezza è stato portato nelle varie corti in Europa e ha preso pian piano piede nei cuori della gente e dei reali. è molto diffuso, vedo nell'Expo, è un gatto che ha un buon carattere, Sì. Com'è in casa? Guarda, a parte la stazza, che comunque è un gatto importante come stazza e ovviamente visto la grandezza compie salti importanti e quant'altro, ma è un gatto comunque molto facile da gestire, perché comunque anche la cura del pelo, e nonostante il pelo sia molto lungo, non ha bisogno di una toilettatura magari importante come può essere quella di un persiano, che comunque richiede una toilettatura quasi quotidiana. Loro non richiedono una grossissima toilettatura, una, massimo 2 volte alla settimana, dagli una spazzolata, magari alla sera mentre che sei sul divano, gli fai 2 coccole e gli dai 2 spazzolate. E sono già abituati a queste toilettature? Diciamo, di solito questo fa parte del compito dell'allevatore, nel senso che fin da piccolini comunque sotto forma di coccola gli fai le carezze e lo spazzoli, e loro fin da piccolini lo associano a una cosa positiva, e quindi dopo gli è più facile, quando sono più grandi più facile fargli fare la toilettatura. E invece ad esempio il taglio delle unghie come avviene? Cioè bisogna farlo, non bisogna farlo? Allora, il taglio delle unghie, come per noi umani, è una cosa che ogni tanto bisogna fare, ovviamente. È una cosa che, come per la toilettatura, è una cosa che sta a chi lo alleva. Diciamo, fargliela vivere non come una cosa stressante, ma come una cosa normale di routine. Per loro non è una cosa indispensabile, soprattutto se hai un buon tiragraffi, in cui loro comunque riescono a togliere la prima parte dell'unghia appunto facendosi le unghie. E quindi l'allevatore riesce ad aiutare chi vuole acquistare il gatto con qualche consiglio, qualche aiuto? Sì, questa è una delle tante cose che deve fare un allevatore, cioè dare informazioni su quale può essere magari l'alimentazione migliore per il gatto, magari qualche marca da consigliare, altre magari da evitare, e poi, come dico sempre, ci sono tantissime scuole di pensiero, dalla BARF che si basa sulla carne cruda fino alle normali scatolette classiche di tutte le marche possibili e immaginabili. Ognuno ha la sua scuola di pensiero e non c'è né giusto né sbagliato, bisogna semplicemente informarsi bene e capire quale rappresenta di più la tua idea di pensiero su come è l'alimentazione. E lo vedi comunque, l'alimentazione buona lo vedi anche dal gatto, perché se il gatto sta bene di salute, ha un buon pelo bello lucido, lucente, è attivo, vuol dire che comunque l'alimentazione è buona. Se invece il gatto ha comunque sempre un pelo un po' opaco eccetera, vuol dire che quell'alimentazione lì gli sta portando qualche carenza a livello alimentativo. E a livello di arricchimento ambientale, di spazi per il Maine Coon, cosa è consigliato? Allora, per un Maine Coon, essendo un gatto di grossa taglia, è sempre consigliato comunque un tiragraffi di dimensioni importanti, comunque con dei sostegni
di 12-15 cm di diametro, perché comunque il Maine Coon è un gatto che pesa tanto e quindi non lo fa apposta, ma nella sua irruenza nel gioco rischia comunque di romperlo, e quindi i tiragraffi hanno dei costi anche un po' importanti. Andare a rompere un tiragraffi magari dopo 2 mesi che l'hai comprato, doverlo ricambiare, insomma è una spesa un po' esosa, quindi tanto vale fare magari una spesa una volta sola, farla bene, ed è una cosa che ti dura nel tempo. Un'altra cosa molto importante, visto che sono gatti che amano molto l'altezza, può essere comunque un percorso aereo, magari anche fatto con mensole ad altezze diverse, in modo che lui possa usarle per scalare, e allo stesso tempo la mensola funge anche da suo piccolo rifugio personale, cioè un luogo che può essere solo ed esclusivamente suo e che il gatto può sentire suo, dove magari il padrone non ci arriva agevolmente. E convivono tranquillamente con altri animali, con bambini, o c'è da avere qualche accortezza? E anche fra di loro convivono bene, più Maine Coon assieme? Te quanti ne hai? Allora, io ho 9 Maine Coon e un europeo, e sono gatti che comunque hanno un ottimo carattere, sono usati spesso anche per la pet therapy, soprattutto per i bambini comunque con disabilità mentali, e quindi sono gatti molto affettuosi e che si adattano molto bene alle varie tipologie di situazioni. È ovvio che in presenza, se si va a prendere un cucciolo e in casa ci sono già altri gatti, ci sono sempre delle accortezze da tenere, cioè non è che si può prendere il cucciolo e mollarlo in casa libero e felice, perché comunque l'inserimento di un gatto va fatto sempre con i giusti tempi e i giusti metodi, e anche su quello noi diamo una piccola guida quando diamo il cucciolo, perché comunque fa sempre parte del pacchetto di conoscenze che un allevatore deve cercare di trasmettere, anche perché un buon inserimento significa che il gatto dopo sta bene, non ci sono litigi, e il gatto può rimanere in quella famiglia lì. Se un inserimento è sbagliato, è facile che la famiglia purtroppo ti dica: guarda, purtroppo non è compatibile col mio gatto, bisogna che lo vieni a riprendere, e lì si crea una situazione un po' problematica, soprattutto per il gatto, perché comunque passa dall'allevamento, trova la nuova casa, ci passa un po' di tempo e dopo deve trovarne un'altra che deve ricambiare tutto, e quindi per il gatto è sempre un evento traumatico questo. E un'altra cosa su cui io continuo a insistere è l'importanza del pedigree, quindi quando ci rivolgiamo a un allevatore farci assolutamente rilasciare il pedigree. Ci sono allevatori che propongono grossi sconti per non fornire il pedigree. In questa cosa tu cosa ne pensi? Allora, il pedigree è l'unica cosa che ti attesta che un gatto è un gatto di razza. A seconda delle associazioni ha un prezzo che va dai 10 ai 20 euro, quindi è veramente una spesa ridicola rispetto all'importanza che ha, perché il pedigree è la carta d'identità del gatto, significa che quel gatto lì ha superato tutta una serie di test che viene richiesta dall'associazione per poterlo rilasciare, e non solo, su quel pedigree lì c'è scritto che anche i genitori e i nonni e fino a 5 generazioni indietro hanno avuto lo stesso identico tipo di certificazione, quindi tutti i vari test sono stati eseguiti, non ci sono consanguinità fra i genitori e i nonni, che anche quella è una cosa molto importante, perché può comportare problemi al gatto seri. Il pedigree, ripeto, è la cosa più importante, perché è l'unica cosa che ti attesta un gatto di razza. Se un allevatore ti propone, buttiamo una cifra, ti propone 1.000 euro per un cucciolo e 600 senza il pedigree, è un allevatore da cui cercare di prendere le distanze, assolutamente, perché, ripeto, ha un costo da 10 a 20 euro, non ci possono essere 400 euro di differenza tra un gatto con il pedigree e senza. Se quel gatto è senza pedigree vuol dire che probabilmente è figlio di 2 consanguini, o è un gatto che magari viene da una madre che ha superato il numero di cucciolate che viene imposto dalla propria associazione, o ancora peggio, sono gatti che non hanno superato i test richiesti dall'associazione, come nel caso del Maine Coon. Il test più importante richiesto è l'HCM, che è un ecocardio, che si certifica con un ecocardio. L'HCM è una malattia cardiaca, e questa è la cosa più importante per quel che concerne almeno la razza del Maine Coon. Certo, grazie. E ci sono altri esami che riguardano la salute di un gatto che vengono già fatti dall'allevatore quando viene ceduto il gatto? C'è un libretto sanitario, un qualcosa, degli esami sui genitori?
Allora, di solito ci sono sempre ovviamente la classica vaccinazione annuale, quella è proprio la base, l'ABC. Poi dopo, almeno di solito, insieme al cucciolo, comunque per poter agevolare il compito anche del veterinario che andrà a valutare il cucciolo che gli è stato preso, si danno comunque di solito anche i test genetici dei genitori e magari anche gli ultimi 2 ecocardio di entrambi i genitori, in modo che quando la cardiologa all'anno di età andrà a fare l'ecocardio al cucciolo può andare a confrontarla con quella dei suoi 2 genitori e ha delle basi di riferimento per vedere se rispetta lo standard anche dei genitori o meno. E te qua in Expo che gatti hai portato? Allora, io ho portato una, chiamiamola cucciola, ha 1 anno e qualche mese, si chiama Gaia, è una femmina tartarugata con bianco, in questo momento non è ancora diventata mamma e speriamo di fargliela diventare presto. E vogliamo ripetere il nome del tuo allevamento? Wonder Wild Maine Coon a Bologna. Io ti ringrazio e grazie a voi di Micio Gatto che ci seguite e alla prossima!